Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? Ma buonasera ragazzi, buonasera a tutti, bentornati. Ok, funziona anche l'audio, pensa un po' che culo che ci abbiamo. Bentornati in questa nuova live con Return to Monkey Island. Però prima di iniziare io farei una cosa molto gradita per i miei occhi, visto che ieri stavo a diventare cieca una certa, mi metterebbi gli occhiali da ciecato, così almeno mo sì che funziono bene. Però sì, pulisco, funziona pure meglio. Ragazzuoli, io devo ringraziarvi perché ho visto che c'è stato un incremento di iscritti sul canale Twitch. Non ne ho idea da dove sono arrivati, terrò gli occhi aperti visto gli ultimi avvenimenti. Dovrò tenere un po' gli occhi aperti perché questo incremento di iscritti, ragazzi, vi giuro che non so da dove sono arrivati. Il problema è che mi spaventano un poco, visto gli ultimi accadimenti su
su Twitch. Non so se qualcuno di voi ha seguito la faccenda Joker, fratello di Ciccio Gamer, e tutto il problema dei follower, dei bot, dei bit comprati con account non propriamente legittimi, eccetera eccetera. Siccome a me è sembrato veramente strano uno schizzato, io non so se c'è stato un raid, non so se qualcuno magari qualche altro streamer ha visto il canale, l'ha voluto pubblicizzare, io non lo so. Tuttavia c'è stato un incremento nell'ultima settimana di tantissimi iscritti sul canale Twitch, il che, ripeto, è una cosa che terrò abbastanza sott'occhio, poiché non ne ho idea da dove arrivano, non ho idea se veramente ci sia dietro qualcuno che ha sponsorizzato questo canale. Se così fosse, vi ringrazio, siete stati o sei stato gentilissimo, sei stata gentilissima, io non conosco il tuo sesso. Se invece potesse essere un problema, comunque terrò costantemente sotto controllo il canale, onde evitare problematiche in cui non vorrei finire. Allora, fatta questa piccola doverosa premessa, ricordandovi che potete seguire i miei video, anche i miei video e soprattutto i miei video, perché ne sto valutando di portare un altro paio di serie sul canale YouTube. Sono ancora sul work in progress, anche perché, ragazzi, ancora devo fare, non vi faccio dei titoli, ma devo ancora fare queste cartucce della Game Boy Collection, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tra cui 3 sono in programma. Quindi per 12 settimane ancora noi ogni mercoledì abbiamo il Game Boy Collection coperto. Tuttavia voglio portarvi anche un'altra rubrica che registrerò non appena ho finito di registrare tutte le Game Boy Collection. Andremo sull'Evercade Collection, quindi porterò anche una volta a settimana all'Evercade Collection. Un'altra cosa che intendo fare sempre su YouTube come forma di video è il fatto del retro gaming. Ragazzi, io lì dietro ho almeno 5-6 console da retro gaming, Beat Boy Pocket Go, Ambernic e un'altra mi deve arrivare che mi è stata inviata attraverso AliExpress, penso nei prossimi 15 giorni, ma non vi spero quale. Pensavo di portare anche qualcosa che parlasse di queste retro console, non che le ho tutte, alcune mi sono state inviate, alcune invece le ho acquistate io, ragazzi, in realtà a prezzi veramente concorrenziali su AliExpress. Ovviamente non sto facendo pubblicità al sito, ma è anche giusto dare a Cesare, anzi dare a Maometto ciò che è di Maometto. Detto questo, ho rotto abbastanza gli zebedeie, andiamo a continuare l'avventura su Return to Monkey Island. Ragazzi, come vedete abbiamo anche una maglietta a tema Monkey Island 2. Per chi non ha giocato Monkey Island 1 e 2, ragazzi, a me dispiace, perché io qui su Twitch portai tutta la serie del primo e del secondo capitolo. Paradossalmente mi sono reso conto che non li ho salvati come playlist su YouTube, quindi mi trovo a fare questo terzo capitolo, che poi piccolo recap: Monkey Island 1 The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 The Shark's Revenge sono due titoli fatti da Ron Gilbert, gli unici due titoli della saga fatti da Ron Gilbert. Poi c'è The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island e Tales of Monkey Island, che sono altre tre avventure non fatte da Ron Gilbert. Quindi i successivi tre capitoli, quindi il terzo, il quarto e il quinto, non sono stati fatti da Ron Gilbert, ma Ron Gilbert ha voluto riproporre Return to Monkey Island, uscito recentemente negli ultimi mesi, per l'appunto, se non è ottobre o novembre è uscito, per l'appunto che sarebbe il terzo capitolo della saga come lui lo vuole, come lui è intenzionato a portarlo.
Il problema sostanziale è che, ragazzi, rimarrete delusi come sono rimasto deluso io, perché non è un terzo capitolo, ma sembra che Don Gilbert se sia fatto i ciucciotti da solo, cioè facendo uscire un Monkey Island, Return to Monkey Island, sembra come se sia fatto i ciucciotti da solo, dicendo che bravo che sono innamorato di me stesso e del mio lavoro. Quindi, fatta questa dovuta premessa, quindi prendetela un po' come deve essere presa, andiamo a continuare la nostra avventura. Eravamo rimasti, ahimè, datemi un secondo che sto un attimino a smadonnare. Non sta cadendo la linea, vero? Pare di no. Pare di no. Allora, sto un attimino a smadonnare con... Ok, allora noi eravamo rimasti qua. This is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed. E vediamo cosa dovevamo fare. The windows need allora, I think they've captured Stan quite well, actually. Hanno catturato Stan e l'hanno portato su Bermuda. Io ora farò un paio di tentativi, non lo ricordo perfettamente il gioco, ragazzi, quindi ok, no. Allora, quindi dobbiamo andare anche noi su Bermuda. Andiamo a vedere che altre isole si sono sbloccate, anche perché abbiamo avuto la mappa da Wally. Ci siamo fatti aggiornare la mappa da Sir Wally. Però c'erano i vecchi capi dei pirati che ci interessavano. Tempo, fatemi controllare un po'. Ok, allora dobbiamo andare dai capi di pirati, perché c'è un per qua. Dove stavano ste merde qua? Allora, Are these eels? Hagfish. Very tasty, but don't let him get round your neck. Are the blowfish for sale? No, indeed. These per are uso for personale. pursuers. They're excellent for bourbon contests. Care to join us? Don't mind if I do. Winner gets to keep the blowfish. Ma noi lo stiamo gonfiando dalla parte sbagliata, però, sto pesce. Aye, well done. I hereby declare this a draw. Non mi pare che lo stiamo gonfiando la bocca noi, però, eh. A me viene quasi un dubbio. Gross. Looks like day old avocado soup. Allora, mi serve qualcosa per farmi ruttare. Allora, vediamo intanto. Acquisire la chiave trovate pure. Acquisire la chiave. Bello Fish, Bermuda, Terror Island. Trovarsi a rimoccare nei piedi giorni gloriosi. Procurarsi 5 chiavi. Ok. Non abbiamo ancora nulla. Quindi facciamo così. Facciamoci un giretto. Allora, dammi lì, andiamo. Nella deriva dovrebbero essere. Ahoy! Ahoy! Permission to come aboard.
Afraid we can't let you do that. Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine. A rigida quarantena. Others with this deadly pathogen. Patogeno mortale, ma che se sono presi, oh? Ho scorbuto. Scurvy is contagious. You don't know that. My mom's gardener's Il pasticciere del cugino di secondo grado del giardiniere di mia madre. No, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Beh sì, c'hanno ragione effettivamente. Where'd you get that cool flag with all the holes? We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. Ammainare e offendere gli dei dello No such scorbuto. thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that. Vabbè, ma hai rotto il cazzo. Bye. Don't let the scurvy bite you. Scurvy bites. I knew this was Ecco. bad. Allora, andiamo a Scurvy Island, vediamo. Pregna. Ha già presa. You're right. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spot. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. I know an excellent place for power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly, no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The map maker knows it's here. I've got a bone to pick with him anyway. I'm thinking maybe one of the large Ah no, ones stanno nel... in the lair. Adesso mi sono accorto attraverso il trono che stanno ancora nel negozio di... Hanno provato a rubarla, ma sono riusciti a staccarla da là. The Marley Foundation's scurvy project. She's probably back here by now. I can't wait to see her. Ok, e qui... It's a very realistic likeness of the scarlet plume. Dell'uccello scarlatto punta e becca. Into woodworking. Whoa, had me fooled. È vero. A me è l'uccello che sembra di legno. Allora adesso Elaine, are you decent? Hello? Pirates used to have i to pirati steal avevano this from rubato Elaine Elaine to prove per trovare il loro themselves. At valore. least that's what they told Almeno me è quello che when mi they made me dissero do quando it. mi convinsero a farlo. E invece il dito dalle molte mani sta lì appoggiato. Allora, I pinched a yak quanti with it ricordi? once. Una volta l'ho usato Then I per pizzicare sort uno of yak e poi mi ha pinched the lungo stable pizzicato la gamba room. I had it dentro le for years tasche. before I remembered L'ho tenuto digging per it anni out prima che mi He ricordassi was di darle happy Elaine. Ne fu and felice at e the same contemporaneamente furibonda. Happy. Feribonda. Vaffancuccolo. Leggi il biglietto. Hi, I'm working Ciao, due west oggi of the lavoro lake a and ovest due del south lago e a of sud Paradox. della roccia del pappagallo. Hey, this used to be a picture of both of us. What happened to the me part? Hi, I'm working due west Est of the lake and due ovest south del of lago, Paradox. sud della roccia del pappagallo. Est del lago a ovest. Porca, allora già mi sono scordato, mortacci. Hi, I'm working due west of the lake and Ovest due south del of lago. Paradox today. Quindi il lago è quello, nord, sud, ovest e a sud, nord e sud. Quindi dovrebbe stare qua. Perfetto, eccola. Ciao patatona. I was hoping I'd run into you again. I was hoping that too.
What happened at the voodoo Sozzoni. shop? Did you get the secret? Not yet, but I'm closer Tanto than ever. così mi I manca just have to Maria. gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Captain Madison? They weren't there, oddly enough. Well, be careful. How come the picture of us on your desk was torn in half? Yes. Sorry you saw that. There was an incident with a seagull. It flew away with you into the lime groves. I looked, but I couldn't find you. I see. You said a seagull carried away my half of the picture of us? Ok, il gabbiano c'ha metà Lime groves. So del far, I haven't ritratto. found it. Vabbè, ci penso io. Sorry. Love you. You too. Ok, ci pensa me. I hear these can help prevent scurvy. You heard right. Can you spare any limes? You can take a few. I'm having trouble giving them away, actually. The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see, but people are refusing to take them. They say they don't like the taste and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict, but as a private citizen, I have to convince people. I tried this flyer. Yeah, I've read part of this. I know it's terribly dry, but the facts are there. Have you tried using a different font? Comic Sans, for example. Yes, but I need a small one to fit all the information on. What about adding bullet points? They could be little limes. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. I'm not sure what to tell you. It's basically Okay. a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in either of those things. Io conosco un esperto di marketing, ma l'hanno arrestato, amica mia. Maybe I can Anzi, find a amor sales di and mia marketing vita. expert to look at it. Okay. Perché l'hanno arrestato quello che conosco io. Ah, qui non dovrebbe starci nulla. Wow, Elaine sure has been busy. Ok, già che ci siamo, controlliamo anche qua. These groves go on forever. La roccia, non c'è niente. Qua non c'è nulla. Ok, andiamo da quello stronzo di uccello. The bird has a torn picture in its nest. Is that a picture of me? Ah, that bird needs an attitude adjustment. It's not a ghost chicken, it's a seagull. Non è un pollo fantasma, è un gabbiano. Vabbè, ci ho provato. Oh. Sempre impennuto, Vediamo due serciate, no? Ok, vabbè, questo poi lo faremo. E I farò. love that place. It's like a 100-foot candy cane. Allora, ora andiamo a vedere Tutto Island. No, Tutto Island non ci dovrebbe stare nulla in realtà. Dai, If that's what you can call that. Made it myself. It's a source of pride. This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Here, look, I have limes, see? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Guybrush Threepwood. Fill this out and be completely honest. ok, sono completamente onesto. Sei un pirata? Sì. Sei stato su Plague Island? No. Sei spuntato la mandatura per fare il piacere? No. Risposta alla numero 2? No. Trasporti le lime? Sì. Se attualmente ostenta la parte particolare? No. Hai spuntato? No. Non rispondevo alle 27 e 28? Non lo so. Porti con te bestiame? No. Porti con te più 10 o meno di 3? No. Scusa, porti con te più di 10 o meno di 3? Non hai spuntato la mandatura 7? No.
Ti hai spuntato noi, non hai spuntato la 2? No. Non sei mai stato a Bermuda? No. Un roditore potrebbe del legno. Sì, se il roditore potesse rodere il legno. Se il roditore potesse rodere il legno, quanto legno potrebbe rodere un roditore? Ha mai indossato un travestimento usato? C'è la voglia. A voglia. Ma sia cazzo proprio. Vai. All right, let's see how you've done. Well, we have a problem right off the start. We don't allow pirates on Bermuda. I'm going to have to request that you leave these waters immediately. Does it help if I'm a mighty pirate? No. Back so soon? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Mr. Elaine Marley. Fill this out and be completely honest. All right, let's see how you've done. You forgot to check that you're carrying limes. I'll check that for you. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Not checking that was smart. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. Secondo che sto vedendo una cosina. Ok, siamo a Bermuda. It's locked. Maybe I'll come back later. It says Courthouse of Bermuda. Allora, sto controllando una cosa anche per via del... Tanto se lo usiamo pure, che volevamo di più dalla vita. Allora, torniamo a noi. Order in the court. I am going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. I humbly apologize. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Innocent. Due to lack of evidence, all charges have been dropped. Order! Order in the court! Quiet on the gallery, or there will be a... Piace al pubblico, stiamo solo io e te. What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in cribbage. Did I mention I am searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computers. I believe that was settled out of court for a substantial sum. Your Honor, do you have to buy your own robes?
Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Your Honor, are you wearing pants under that robe? Please remember that you're under oath. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! That is all, Your Honor. Court is adjourned! Allora. It's a very regal-looking ice sculpture. Andiamo a vedere la cava di ghiaccio. Dovrebbe essere dov'è. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here, just out. What's the purpose of your visit? It's a social call. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him, but I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been in a room Effettivamente state insieme in una stanza. I can tell my boss that I did my job. Al mio padre? The guard is guardedly guarding the guardhouse. Allora, qui mi sa che non c'era nulla al castello. Nice view. Roaring fire, melting ice. Very hoogly. Welcome, loyal subject. These matches are specially formulated for freezing temperatures. Disclaimer, will not... It's slowly filling up with castle. Ah. At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Your Majesty? No need to be so formal. This is Bermuda. You're Guybrush Threepwood, aren't you? I'm Odina the Ninth. I know your wife. Elaine? You sound uncertain. How many wives have you got? Quante mogli hai? What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? Your crown, as a matter of fact. Get in line. Everybody wants the crown. Everybody? The Crown of Keys is a ceremonial artifact worn by the reigning queen of Bermuda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key. I think it gives a certain pizzazz. Naturally, you'll want to have that cleaned once in a while. It stays perfectly clean as long as I don't let greasy pirates put their paws all over it. You may touch the crown if and when you become queen, and not before. Become queen? Interesting. Hypothetically, how exactly would a person become queen of Bermuda? You have to earn it, win it, wrest it from the iron grip of the previous queen. Most people can't manage that, of course. But by the traditions of Bermuda, all are welcome to try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the current queen in 3 contests. The contests test your vigore, la serietà e your l'intelligenza. seriousness and your intelligence. I have some of those things. We'll see. And no cheating. We'll see.
I challenge you to the contest of heartiness. Come with me. We've got to go downtown. Allora, il vigore. See Vediamo, that triangle? There are 3 of them here in the building. 1 for each contest. When you want to formally issue a challenge, you ring the triangle. Dios mio, another challenge. Buonasera Arias, grazie di essere passato. Although your appetite for this nauseating affair never ceases to amaze me, it is my solemn duty to adjudicate this, the contest of heartiness. Tu continui a canale ogni 7 days today. Dai. As you are all thoroughly aware, the objective is to 7 days today, l'ho visto ma non mi piace molto. Today's challenge fish is Cioè, è strano come gioco. Nel mentre tengo la tua live aperta per farmi compagnia, grazie, sei sempre troppo Wait a gentile. moment. The bucket of plenty contains no plenty. There are no fish here whatsoever, and the contest cannot be held without fish. Everyone go home. Ok, poi qua invece che c'è? La gara di matematica. I can feel all the warmth escaping up the chimney. It's an empty bucket. Vediamo un po'. Oh, a challenge. Oh, a challenge. Welcome, Your Majesty, and Mr. Marley/Threepwood Marley to the Butler contest Threepwood. of intelligence. In front of each of you is an advanced algebra problem. You are to solve it as completely as you can, and remember to show your work. No peeking, no copying, no swapping papers, and no cheating whatsoever. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Is the fireplace broken or something? No. Not in the middle of the contest. The queen might get suspicious. No copying. Is the fireplace broken or something? No. Time's up. I'll take your papers. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood has done a small Madonna, sti operatori quando li sento siamo tutti fuori di erba oppure incoglioniti. Ma su 7 Days to Die? Allora io penso che debba accendere intanto il fuoco. I'll need something to burn first. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Did you notice the excellent fire in the fireplace? Yeah. Opla, yeah. Time's up. I'll take your papers. No, intendevo il Monkey Island. Sì, c'hanno tutti sto doppiatore, sto doppiaggio molto easy. Esatto, specialmente sto barone. Clean living, regular exercise, and Ok, su una l'abbiamo fregata. Dense, motionless, and shaped by erosion. You can see the difficulty I'm having. I can. Better luck next time. One contest down, 2 to go. Allora, quell'altra sembra una pescheria e va bene. Questa qui invece di vigore cos'era? Ok, questa è quella della pescheria. E ce ne manca una quindi. Libro delle barzellette, ce l'abbiamo?
No, non l'abbiamo. Quindi questa è toccafarite. Gross. Looks like day-old avocado soup. Ok, allora qua ci servono tipo le barzellette. Quindi qui non ci serve nulla. Stay back! I can see you! How did you find me? I just sailed up. Minchia, manco di essere iscritti dalla terza media sul bar compito al secchione. Lo so, ma qui bisogna essere veloci. Veloci. Of course not. You're here. Yes, I'm sure that would be funny under other circumstances. I'm Ned Filigree, accountant. I don't mean to be rude, Commercialista. it's just that I'm in hiding. Who is it you're afraid of? Well, have you heard of Stan S. Stanman? Stan? Sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Bermuda. He'll be chipping ice in the quarry for a long, long time. I can't help but be nervous, but actually, I guess I've got decades before I really have to worry about it. Chiamalo lui dentro. How come you're afraid of Stan? He's always struck me as pretty harmless. Comunque noto su YouTube che i video smontaggio joystick ti danno una bomba confronto ad altri video, è vero? Allora i video tutorial vanno molto meglio rispetto ad altri video. E ma che mi hanno bombardato? E infatti pensavo di acquistare qualche Joy-Con rotto e iniziare a darmi alle saldature, perché dovrei fare anche un tutorial su come sostituire il Joy-Con alle Nintendo, no, il Joy-Con, la levetta, lo stick ai Joy-Con della Nintendo, perché quello lo so fare, e altri video. Solo che dovrei prendere dei joypad rotti e magari fare dei tutorial sulle riparazioni. Però voglio essere sincero, cioè devo spendere soldi per comprarli, per fare 2 video e fare 100 visual, non so quanto ne possa convenire, ecco, mettiamola così. Diciamo che non so quanto può essere ottima la cosa. Where did you say they were keeping Stan again? Io so smontare il estratto e sistemato, però per imparare la saldatura. Allora, le saldature non so difficili da fare. In realtà per fare una saldatura ti serve intanto un saldatore a stagno che potenzialmente sia dimmerabile, cioè con la potenza. Non quelli che come accendi scalano a oltranza, ma ti serve una stazione saldante che è una clock con delle levette che poi regola comunque quanto deve essere calda la punta. Pure perché alcune punte che tu vai a comprare fino a 300 gradi reggono, se imposti la temperatura a 350 si iniziano a bruciare e a piegare, quindi anche quello devi vedere. Ma tu per caso hai... sì, io lavoravo in settori specializzati di riparazione. Io riparavo i tablet, i smartphone, i computer, i portatili, perché no, anche i Joy-Con, cioè Joypad, tutto quello che era riparabile. Però con riparazioni, le saldature sì, ma le saldature a mano non puoi farle su tutto. Per esempio, ti faccio stupidamente l'esempio: se te si rompe un connettore reflex non ce la fai col saldatore quello a stagno a rifare quelle saldature, è un po' complicato. Notavo la dimestichezza nei video. Oddio, in realtà non tanto, perché nei video, siccome sono cose che faccio per me, non sto tanto a farlo per cura. Ti posso dire che recentemente ho cambiato la batteria al cellulare di mia sorella, un Redmi Note 9 Pro, una batteria al cellulare di mia madre. Allora lì magari, se non so cose mie,
sto un po' più attento a aprirli, pure a volte i cellulari degli amici, a volte il cellulare di qualche amico lo apro, qualche tablet, se posso fare qualcosa do una mano. Non essendo cose mie, allora ci vado molto più delicato e sto più attento. Quando so cose mie o comunque cose che utilizzo che non, per me non... Per esempio il tablet che ho fatto vedere me l'avevano regalato, perché è un tablet vecchio, ho detto faccio quello che ti pare, buttalo, smontalo, divertiti te. Allora ho cominciato a smontarlo, a cambiare la batteria e tutto. Poi essendo un tablet vecchio non mi sono messo lì a stare attento a come lo smontavo, sono andato un po' alla creve. Ma si guadagna bene lavorando nei settori specializzati e non privatamente. Allora, il problema è quello. Il problema fondamentalmente è che adesso i laboratori non ti piano. Ti spiego. Teoricamente adesso vanno per stage. Allora, la crisi da qui a 10 anni a sta parte ha toccato anche questo settore. Vuol dire che la gente si fa il telefono da 3, 400, 500 euro, però se lo fa a rate, lo paga tipo 20 euro al mese. Se si rompe, pigliano il telefono e lo buttano dentro al cassetto perché non hanno i soldi per ripararlo. Perché tu comprenderai che il telefono che costa 6, 7, 800 euro, solo lo schermo gli deve costare 150 euro e non hanno i soldi per ripararlo. Quindi spesso e volentieri è un settore un po' morto quello delle riparazioni. E i pochi laboratori che ancora lo fanno, a parte che molti adesso sono cinesi e ti montano purtroppo dei ricambi discutibili dalla durata bassa, però se io ho un tablet e voglio montarci uno schermo nuovo, lo schermo originale costa 200 euro e il cinese me lo mette 50, sai bene che la gente poi va dal cinese. Il problema sostanziale è che proprio lo schermo c'ha sempre la luminosità, il bianco che dà sul giallo, però la gente dice vabbè, ma è contento perché ho risparmiato 100 euro. Quindi il fatto di lavorare in questi settori a questo punto è meglio privatamente, capito? È meglio che ti fai tu una clientela e lo fai per affari tuoi, perché tanto se vai sotto laboratori è come se lavori privatamente. Cioè ci sono dei negozi che ti dicono guarda, vengo una volta a settimana, ti porto gli oggetti da riparare, te li lasciano con un foglio attaccato sopra dentro una bustina con scritto il codice e il difetto, tu glielo ripari, gli metti tutto nella bustina, gli scrivi il prezzo e glielo riporti, oppure se lo vengono a riprendere. Quindi è come se lo fai per cazzi tuoi a casa, sostanzialmente. Di stage pure per lavorare nei supermercati, ma è quello il problema, è che i giovani non lavorano oppure la gente dice il reddito di cittadinanza e si lamentano. Allora il problema è questo, parliamoci chiari, abbiamo una piccola parentesi per prenderci 5 minuti di riposo dal gioco. Il problema sostanzialmente è sempre uno: per vivere al giorno d'oggi, e parlo di chi comunque ha una casa di proprietà, non in affitto, ma se tu c'hai casa di proprietà, tra bollette da mangiare, facciamo i conti dalla serva, mettiamo che delle bollette uno in media spende 100 euro al mese, che poi non ci arrivi mai a 100 euro al mese, perché la luce li paghi 120-130 ogni 2-3 mesi, ogni 2 mesi mi pare sono 150 euro, e il gas dipende se lo usi o no. Il periodo invernale arrivi a spendere 250 euro, ma il periodo estivo il gas ti costa 50, quindi facendo una media ti posso dire 50 euro al mese per le bollette, facciamo 500 euro al mese per le bollette, facciamo 30 euro per 30 euro più 20 e 20 sono 50 al mese, per esempio per i telefoni fissi e non, ti parlo pure magari delle ricariche del cellulare, quindi so 100 e 150, poi metti che a settimana 100 euro di spesa la fai, cioè dico cazzo, volevo per mangiare 100 euro e comunque con 100 euro mangi un bel po', mangi sostanziale. Considera che al giorno d'oggi la gente a pranzo mangia la pasta e la sera mangia il secondo. Cioè non so come la mangiate voi in genere, ma io mangio così,
perché è stato proprio la dietologa, proprio il nutrizionista che mi ha detto per mangiare sano a pranzo si mangiano i carboidrati in piatto di pasta, la sera se la mangia a pranzo non te la mangi la sera la pasta, quindi con 100 euro a settimana ti fa pure una bella spesa consistente e ti pigli un bel po' di roba. Quindi premetti che so 3.000 euro in videogiochi, vabbè quello è un altro discorso, però premetti che al mese ti servono almeno 500 euro per vivere. Ok, se tu vai a lavorare per 200, allora 500 euro solo per te, se non ti sposti con la macchina con la benzina, perché se ti sposti con la benzina sono almeno altri 200 euro al mese minimo, fammo pure 250, quindi premesso che al mese te ne se vanno via 600 euro. Se tu a lavorare te ne danno 300, capisci che stai sotto del 300, ma è normale che poi la gente non ci va. Bella passione è molto costosa, è vero, è normale che la gente ci va a lavorare. Cioè io spendo 600 euro e poi me ne vedo 300, va da sé. Poi non so com'è dalle parti tue, ma qui da noi a Roma è talmente grande che se tu abiti a Roma Nord come sto io e il lavoro è a Roma Sud, ti dicono no stai troppo distante e quando cazzo arrivi a lavorare? Pure perché veramente da Roma Nord a Roma Sud, non ti dico cazzate, per andare a lavorare la mattina, se devi stare a Roma Sud alle 9, tu devi scendere alle 7 da qua, cioè da Roma Nord arrivare a Roma Sud, partire alle 7 e arrivare alle 9, 2 ore prima devi partire. E non ti dico cazzate, perché la strada che per arrivare d'accordo sarà bloccata, l'accordo sarà bloccato, se magari poi devi arrivare a Cristoforo Colombo sarà bloccata, cioè, quindi è chiaro che un datore di lavoro che cerca a Roma Sud, te proponi te che sei di Roma Nord, quello ti dice quando cazzo mi arrivi al lavoro, 2 ore ci metti te per arrivare al lavoro e quando mi ci arrivi? E il problema non è 2 ore a tornare, sono le 2 e mezza per tornartene a casa poi, capito? Vabbè, la benzina gli arriva a prezzi per 80, esatto, cioè pure quello, capito? Allora io ti posso iniziare qualcosa che faccio pure io in genere, se devo fare delle riparazioni le faccio, però le faccio privatamente, cioè io le posso fare la nota di pagamento, quello che cazzo le pare, una nota di riparazione, un documento firmato, quello che te pare, tu però tu me lo devi a portare, non te lo venga a pià io, cioè c'è gente che a me, ti faccio l'esempio stupido, io per una riparazione solo di manodopera mi prendo 20 euro, che è una miseria, cerca di capirmi, è una miseria. Cioè se io ti devo smontare un tablet e cambiare la batteria ci ho guadagnato perché ci ho messo 10 minuti, però capita le volte che taglia quello col tablet e devi smontare tutta la scheda madre perché magari hai rotto l'altoparlante, quindi devi smontare tutto quanto per arrivare sotto all'altoparlante, quindi ci sono dei casi in cui ce li metti e dei casi in cui ci guadagni, però presso a poco ti vai a prendere sulle 15-20 euro di manodopera. E c'è gente che c'ha avuto il coraggio di dirmi sì vabbè, però quando te lo vieni a prendere il tablet, cioè magari stanno lontani 15 km, ti dico scusa ma secondo te io per guadagnarmi 15 euro vengo pure a piammelo il tablet, me lo porti te? Ma stai lontano, e allora datto con faccia. Ecco, Pronunciese mi disse ma abiti lontano, a piedi non arrivi in orario, ma Dio santo, sanno cazzi miei. Ecco, bravo. No ma allora, tu devi sapere, mo non è per sparlare, che fece un cinese a me. A me un cinese praticamente mi contattò sempre per fatto le riparazioni dicendo guarda mi serve un ragazzo che mi sta in laboratorio, qui fisso, lo pago, gli do 1200 euro al mese. Va bene, però il negozio ancora non ha aperto. E io gli dico vabbè, quando l'hai aperto fammi sapere. Stava qua vicino, tipo verso Viale Regina Margherita, non proprio vicinissimo, però con la moto, cioè a quel punto mi sposterei con la moto, ci metterei una mezz'oretta, 40 minuti, pure di meno. Per cui ho detto vabbè, va bene, quando apri il negozio fammi sapere. E lui disse sì, però devo ordinare i pezzi, devo ordinare il materiale, mi serve qualcuno che ci capisce, perché il laboratorio sarà regno tuo, quindi di quello che ci deve stare, quello che a te serve per lavorare. E io gli feci un elenco di roba, quindi saldatore, le punte del saldatore, i vari rocchetti di stagno, quelle 3 misure all'incirca che servono più delle altre, il flussante e tutti i vari tool che mi servono.
ok? Quindi un po' tutto, una piastra riscaldante per staccare. Tante volte il dietro, se soprattutto nei telefoni di vetro, la parte dietro è incollata. Per non romperla dovete scaldarla su una piastra riscaldante, caldare la colla e poi pian piano, sempre con un attrezzo, andare a infilarlo in mezzo per staccare la colla e aprire il pezzo, perché se fate forza spezzate, fratturate il vetro. Quindi feci tutto l'elenco e io lo mandai. E lui mi disse, vabbè, guarda, dove la posso prendere la roba? E io ho detto, che ne so, io mica sono un fornitore. E lui mi ha risposto, guarda, fai una cosa, cerca un fornitore e mandagli il preventivo e vedi quanto costano le cose. E dico, vabbè, trovo un fornitore su internet, gli mando la lista delle cose, stavamo intorno ai 4.000 euro, una cosa del genere. Più alcuni, lui mi ha detto, prendi anche dei ricambi per l'iPad, quello che sai, iPad e iPhone, quello che si rompe di più. Io so che meno male c'è sta il connettore di ricarica, l'altoparlanti, lo schermo, il touchscreen, che però sono termosaldati, quindi va preso tutto il blocco in genere. Per cui la cover dietro dalla batteria sapevo bene o male quello che si rompe più spesso o quello che è riparabile, perché se si brucia la scheda madre non è riparabile se non rimandandolo alla Apple. Prendo tutto, ordino tutto. Prendo tutto, scrivo tutto, mando il preventivo a un fornitore, il fornitore mi manda la cifra intorno ai 4.000 euro. Io la giro al tizio cinese, gli faccio, guarda, questo è il preventivo e questo è il fornitore. Se vuoi questo è il numero, contattalo te, se non te fidi perché magari pensi che te sto a fare la cresta io, c'è il numero del fornitore, questo è il numero del preventivo che ha fatto, parlaci e vedi te. Perché sai, tante volte dici magari questo me va un culà, ha gonfiato il prezzo. Sto cinese mi fa, guarda, fai una cosa, ordinate te le cose. Dico, no, che ordinate te? Oh, ma stiamo a scherzare, ma che ordinate te? E lui mi fa, guarda, fai una cosa, ordinate te, le fai venire qui al negozio, poi quando inizi a lavorare te li ridò. Sai come funziona? Poi la cosa bella è che sono andato in quella via dove stava il negozio. C'era effettivamente un negozio che stavano facendo i lavori, c'erano degli operai e gli ho detto, scusate, volevo un'informazione, ma qui sta aprendo un negozio di informatica, cioè un negozio di riparazioni di informatica. Mi hanno guardato e mi hanno detto, veramente qui sta aprendo alimentari. Ecco quello che mi è successo a me. No, ci ha pure provato a fregarmi, capito? Stava cercando di truffarmi, voleva che io ordinavo gli oggetti, li pagavo io, li facessi arrivare in quel negozio, magari se ci si faceva a lui, mi inculava la roba e poi i soldi io li vedevo col cazzo, perché ecco che voleva fare, capito? Un po' come quando vai a fare le vendite, ma poi non si sa manco se è la cinese in realtà, ma poi la cosa bella è come quelli delle moto, no? Avevo messo in vendita la moto vecchia, mi chiama uno, mi manda l'email uno dicendo, guarda, io non sto a Roma, sto in Costa d'Avorio, però posso mandare un corriere a spese mia, il corriere ti porterà la ricevuta del bonifico, ma anche il bonifico, ti porta la ricevuta del bonifico, così te la lascia in mano, si carica la moto sul camion, tanto tu te fidi che c'ha la ricevuta del bonifico. Sì. Guarda, ringrazio Dio che non è venuto quel corriere, perché stavamo aspettando le pemmenaglie. Perché è una truffa. Ragazzi, sapete che vi lasciano in mano una finta copia del bonifico, perché voi i soldi sul bonifico, il bonifico non l'hanno fatto. A voi arriverà, vi viene il corriere con foglio, che magari vi posso falsificare pure io in 10 minuti con Photoshop. Vi dà questo foglio con scritto che vi hanno versato 2.000 euro sul conto, un foglio che, ripeto, ve lo posso falsificare pure io in 10 minuti con Photoshop. Quello va inculato alla moto e voi rimanete col foglio che invece pulite il culo. Quello l'ha capito l'andazzo, perché a un certo punto io ho fatto sì, come no, ti preoccupare, vieni, guarda, l'aiuto pure io per cogliere a mettere la moto sul camion. Lo stavano aspettando con altri due amici grossi come me, qua all'angolo, mica è venuto. Quello ha capito che lo stavamo aspettando per le medaglie, perché io subito ho detto sì, vieni, domani, guarda, vieni pure oggi, puoi venire, guarda, a piatta la moto. E invece non sono venuti. Ragazzi, ma sento un attimo per a cambiare l'acqua al pesce, a un squalo.
Va, c'ho tanti accesso, in più un tacciacco. Eccoci, considera di essere che quando ho venduto, poi l'ho venduta la vecchia moto per farmi quella che ho adesso, che poi sta fermata al meccanico perché io qui sotto poi ci ho fatto lo studio, adesso non c'ho posto, mo' estate la riprendo. Considera che quando l'ho venduta a 1200 euro, io l'avevo presa a 1000 euro, l'ho venduta a 1200 perché poi ci ho cambiato il cupolino, ci ho messo la sella nuova, ci ho messo tutti i led sotto e sotto il fanale con dei buchetti, ho messo i led. Quando l'ho venduta a 1200 mi sono portato dietro mio padre, perché mio padre lavorava in Banca d'Italia, al reparto proprio, era operaio nella stamperia. Lui si occupava di riparare i macchinari, era un tecnico, si occupava di manutenzione e era proprio nel reparto dove stampavano i soldi, dove c'erano tutti i macchinari che stampano i soldi, tagliano i soldi, imballano i soldi. Lui era manutentore nel reparto dove tecnico, dove gestivano sti macchinari. Quindi che succede? Quando dovevo vendere qualcosa mi portavo sempre mio padre, se mi pagavano contanti mi portavo lui, perché mio padre, avendo lavorato 35 anni in Banca d'Italia, è chiaro che come si vedeva una banconota, come a lui la mettevi così, solo che gliela facevi vedere, ti diceva se era strano o no, perché ormai era abituato a vederle tutti i giorni. Io invece voglio aspettare per prendere la patente, sperando che i buoni che fece crescano ancora. Aspetta un attimino che ho problemi con ok. Io invece voglio aspettare per prendere la patente, sperando che i buoni che fece crescano ancora di soldi il tizio della posta. Da 2 mercati vendeva solo 600-800 euro, il 73% delle loro, praticamente mi danno 500 per fare la patente. Innovazione, non è nulla vedete da parte. Allora, apro parentesi dei postini. Io non so perché, forse è un caso, buoni fatti dal mio nonno, ok, buoni postali. Allora, apriamo parentesi dalla posta. Faccio adesso non è che faccio un elenco, no? Posta, apro, bella gnocca, bionda, alta, bei coglioni. 2 mesi dopo, posta, esco di corsa, bella gnocca, capelli lunghi, roscia, riccia, bei coglioni. Passano altri 2 mesi, esco di corsa, di là, un'altra patata. Signora della mezza età, sì, si vede curata, non male, però un po' scoglionata, vabbè. 2 mesi dopo, cenno, tizio vecchio dei 60 anni, di capelli bianchi, a barba. Oggi mi è venuto uno che parevo io, con occhiali, ciccione. Ma perché ogni 2 mesi cambiano i postini qua? Cioè, ma è un caso? Oppure fanno i contratti e poi piano calcio in culo? Che poi in realtà uno l'hanno fatto bene a mandarlo via perché lasciava la posta dentro con tutti i sacchi all'angolo delle vie. Scusa, mi ho scordato la punteggiatura, no, tranquillo. Intangible, which means you can assign it whatever value you want to. Also, since it's very old, you can claim a lot of depreciation. Wait, are you trying to tell me I'm gonna have to pay taxes on the secret? Not if you're smart about it. You must be good at math. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. You any good? Don't judge me by where I live. I've just had a few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. Where did you say they were keeping Stan again? The ice quarry on Bermuda. He'll be there for years and years, and more years after that. Thank Allora, goodness. devo farlo scarcerare e questo poi si caga a mano. I'm gonna explore the island a little bit. Holler if you find anything interesting. Io da telefono ci metto 2 ore, ma è normale. He's not coming. Can I have the picture? No, that would be weird. Nice likeness of you. Well, where's the other half? No comment. That's a mighty fine looking chest you have there. What's in it? Everything I own.
The fruits of a man's life. The yardstick by which I'll be measured when I'm Mannaggia, sul gone. PC It's la mainly doppia unita 7 Day to Die, invece di console lasciata in inglese, mannaggia la Telltale. Vabbè, la Telltale fa queste cose, Anzi che t'hanno tradotto, perché la Telltale mi pare che con gli ultimi ha fatto un casino con gli ultimi, con l'ultimo gioco di Walking Dead della serie, che l'aveva iniziato ma non l'ha finito perché hanno finito i soldi, ha chiuso lo studio, l'ha dovuto comprare, non mi ricordo che altra azienda, ha rilevato la Telltale che se l'è comprata per finire i giochi, però tipo non l'avevano neanche tradotto. Odio tradurmi le cose, sicuramente lo so, è vero. Nothing to see but a lot of corrosion. Hey, that's my chest. He's gone for years and years. Allora, What's that sound? Oh, it's just the waves. Hey, that's my chest. Nice likeness of you. Where's the other half? No comment. allora, Bermuda, dobbiamo finire un qualcosa. I think it's out of juice. La mancia si è esaurita. Hello? Anyone up there patrolling the deck? Ready to kick me into the sea? Sounds like the coast is clear. I hope. Unless it's a trap. You are a disgrace to Sei una disgrazia per la professione del pirata. Al momento sono più concentrato sulla professione del restare vivo. A me serve il libro delle barzellette, che c'aveva questo, mi pare. So, obviously I'm actually Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. Again. I assume that's your real skin this time? Yeah, sorry for tricking you with the other two. Two? One. Math's not my best subject. Uno. Either way, don't worry about it. You're LeChuck's rival, not mine. I've got better things to worry about. Also, I enjoyed the book you brought me. Where is everybody? Flambe's up in the crow's nest. Odds are he's sleeping. Iron Rose said she was running an errand. The rest went with LeChuck on that other ship. Would that be Captain Madison's ship? I think that's right. Interesting. Allora, hang in there, Bob. Still not funny. vedete ste cose che c'hanno addosso, sta specie di d'armi da pesca? Quello sarebbe... If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm Quello right, sarebbe una specie di spilla, diciamo, di una fratellanza. an empty demon pepper box. Allora, che ci può servire il pepe del diavolo? Il pepe del diavolo ci può, ok. So a che ci può servire. Ok, ci siamo. Andiamo a vedere se Flambè ci dice qualcosa. Sono stato a dormire. I wouldn't want to wake him up. Allora, col pepe ci possiamo vincere una sfida di pesce. Ah, tanto il museo non mi ricordo se devo prendere qualcosa. I used to love these when I was 6. Until I got... Allora, sta mappa sicuro
sta mappa sicuro. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. They were all in on it, but Threepwood was the Erano ringleader. tutti lì, ma il capo era chiaramente Threepwood. Prima ha percorso meglio altri tedeschi intorno con un femore. Costringeva poi ha iniziato a urlare assurdità come un pappagallo ubriaco e ha dato un morso a un tentacolo di calamaro. Subito dopo si è scatenato il terremoto. Still, it could be a coincidence. You find a shark in your swimming pool. Se trovi uno squalo nella tua piscina non è una coincidenza. Allora, io devo andare assolutamente. Tanto devo vedere se c'è un libro delle barzellette da questo. Mettila in fila. I soccorsi per il terremoto. E i festivali devono provare a saltare la fila. A chi salta la fila salta la testa. Oh. Allora, fine dell'asse. L'autobiografia di John Laney. Il grande libro delle mappe del tesoro. Strategie di combattimento. Ciocchetti voluta provare a casa, non mi dispiacerebbe. Ok, un libro alla volta. Il racconto di fine del viaggio non poteva finire. Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake. Elaine was here to help me set up a program, but there isn't any money in the coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. Sto dando via delle cambiali. Can I get in on some of that sweet, sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. I'll take what I can get. Fine. It's not real money anyway. I have to list a purpose, so what's it for? I want to rebuild local businesses. I'm sure you'll have public support on that one. This is just a promise from the town to back your relief project at a later date. Don't get too excited. It's a lot of work being governed. Allora, mi sta venendo una mezza idea. Ciao vecchio. Mi sta venendo una mezza idea. Hello. Wasn't this closer to the box before? What are these little yellow guys? They're lump suckers. Easy to eat and great for sucking out cysts and boils. I'd like to buy some lump suckers. Cute little fellas, aren't they? Here's a box full. Should be plenty. You want me to run a tab for you? Sure. Thanks. Allora, così vinciamo anche la seconda sfida con la regina. E poi volevo provare a fare una cosa. What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the scum bar at an unspecified future date? She did? That's fantastic! I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a Triage medico. triage room. Che cazzo è la magna? Lots to plan. Okay if I take this cookbook back now? Sure, of course. Perché ho preso il libro di ricette? Perché facciamo a cambio col libro che sta a leggere per rompicoglioni questo qui. E lui sonello c'ha quello delle barzellette.
Hey Bob, I've got a great book for you. It has some excellent recipes. Are you Madonna, trying sono to torture me? spawnato sull'isola. I haven't eaten for centuries. Non ho capito che ha detto. Hey Bob, I've got a great book for you. It has some excellent recipes. Are you trying to torture me? I haven't eaten for centuries. What kind of books do you like? At this point, I'd have to say long ones. Lunghi. I go for pure, unadulterated, massive length. The trouble with books is that they end. Ok, mi sono sbagliato, toccava di portarlo a Carla questo. Questo toccava di portarlo a Carla perché ci aveva dato lei. Cavola? Signora Cavola? Ho il suo libro? Da segna di vecchio. Ti passerò sempre avanti. Thanks. It looks like you tried to cook the book instead of the recipe. Oh well, I should be thankful I'm getting it back at all. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. Ok. Ora. Can I borrow this book? Il racconto infinito, se è più lungo di questo, Thanks. amico I mio. won't let you down. I'll definitely return this. È lungo, ha voglia se è lungo sto libro. Dove cazzo sto andando? Qua. Catardano peggio di vecchi, è vero? Perché sto qua a mezzo? Scusa, che mi sono fermato. Ma no, scusa, ma attaccano le ciacche. Ok, eccola. Questo ti piacerà sicuro del libro. Hey Bob, would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. Ok, e questo lo usiamo per vincere l'altra sfida. Forse le vinciamo tutte e tre adesso. Quindi andiamo su Bermuda. E otteniamo la prima chiave. Ma dove cazzo sto andando? Bastava andare sotto. Ok. No, non era qui. No, non per cacchio a questo. Poi chi cazzo se lo sente? Allora, gara di viruppe. Tanto una vale l'altra. Ladies and gentlemen, for your viewing pleasure, we present, for only the 11th time this week, the contest of seriousness. La gara di serietà. The reigning queen, Odina IX of Bermuda. And on this side, the challenger. Re Marley alias Scribe Stripwood, attualmente disoccupato e senza pizza di ora. Wow. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chilly. Is that the best you've got? Why do demons have horns on their heads? Because they're too uncomfortable under the arms. Che stronzata. I've never heard that one before. Ladies and gentlemen, E due. the winner E is l'ultima la freghiamo col pesce. Stripwood. Where did you get that book? I'm confiscating this.
Only one more contest to go. E allora. That ought to give it some zip. Pronti anche di fronte alla regina che è la street food. You found it like this? It was over 200 years old. It's the only one on the island. Si è ancora stato a piangere sta animali. Irreplaceable natural resource. What are we supposed to do with it now? Make two things? How many people besides yourself even know the location of this tree? Not many at all. I did tell someone about it just recently, but... But what? Who was it? Well, odd coincidence. Aia. Ho sbagliato. Ho sbagliato perché adesso vado a mangiarlo io, mi do fuoco pure io perché mi sa che il primo boccone lo fanno fa me. In the defender's chair, the cast iron stomach of Otina the Ninth, reigning Queen of Bermuda and undisputed heartiness champion! And in the challenger's chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of his original teeth, the newcomer, Guybrush Threepwood, aka Mr. Elaine Marley. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. It's filled with lump suckers and demon pepper. Ho sbagliato. And this may be a bit spicy. Let the eating commence! Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Ok, allora. Non è così che devo fare, ma non li devo speziare tutti. Devo prima metterli lì dentro e dopo speziarli. Quindi diamo indietro questi speziati e ci riprendiamo normali. Hello. Wasn't this closer to the box before? Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? A new box of lumpsuckers. Ok. I'll put it on your tab. Thanks. Si segna. Hello. What's that flag with all the holes in it? Quite proud of that. We caught it up in a fishing net one day. 'Tis one of the signature flags of Bella Fisher herself. Bella Fisher? That was Bella Fisher's flag? That's what I said, yes. Is the flag for sale? Bite your tongue. That's property of the chums. For the who? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well tell him. The Chums is by way of being a semi-secret society. In mezzo al mare manco se fossi in Sea of Thieves. Stories. Aye, stories about fish. Can I join the Chums? Well... I can tell a good story. Have you got any good fish stories? Yeah. One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Trust me, make it a whale. It'll be better. Okay. Take this fishing lure. Other chums will have these too, on their clothes or displayed somewhere. Go out and find them, show them your lure, and tell them your story.
They'll give you advice. Oh, Learn all perfetto. you can, then come back here and tell us your story again. You could start with that young pirate that hangs around at the scum bar. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the lures. Allora, una sta qua. Andiamo intanto su una chiave a Otis, che non mi ricordo. No, Otis non ce l'ha. Una c'aveva questa sicuro. Welcome back. Hi there. Oh, are you in the chums? If I were, would I tell you? Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time, Una volta my ship la was mia nave swallowed fu by a inghiottita da whale. una balena. Poi But then what? A key point of every un fish punto chiave story di is ogni a storia di dramatic pesca è il suo finale drammatico. Hai catturato il pesce, poi è riuscito a sfuggirti. O c'è stato un matrimonio, un omicidio e entrambe le cose. People want to know how La gente vuole things turn sapere come out. va a finire la That makes storia. sense. Wanna give Terzo, it a try? vuoi provare? Ok. Okay, one time, Una volta la mia nave fu my ship inghiottita da una was swallowed balena by a whale. And then we escaped. e poi fuggimmo through the attraverso un po' di digestive incidente system. con tutta la Ship and nave. I think you've got a lock on it. I can tell it's early in your training. Find some other members of the chums, and they'll help you hone your skills. Okay. Grazie. Allora, Carla non era un fellow champ, vero? The human toll of these natural disasters is devastating. Come on! Vediamo un po'. No, non mi pare. No, non è un fellow champ. Allora, una. Qua chi è il fellow champ? Wally? Porca troia, What Wally. happened here? Wally's shop. Wally, can you hear Hai me? fatto incassare le Okay? ciacche. I guess he's not here. And he's probably not okay. Who could have done this? I guess Chuck, obviously. Well, they left behind the solid gold compass rose. This was no... Modulati. It's not like her to leave the place unlocked. Also, I smell brimstone and beard oil. LeChuck's been here, and that magical glow on the safe is new. I bet that's his work. Unless it's Captain Lila. Ah, quella non c'è. Modulati non c'è. Allora, un fellow champ pare Lane proprio. Poi una è questa. Closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. Non t'hai mai da fregarmene qualcosa. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have Fellow you a chum. story to share? One time, La mia nave fu l'ultima balena e my siamo ship usciti was dal swallowed culo. by a whale. And then we escaped through the digestive system, ship and all. You know, what your story needs is a part to set the stage, to let us know what's going on and who the people are. It should come at the beginning, like A beginning? like a beginning, exactly. Like, I was on the deck of a burning Spanish galleon with Horseface and Ichijo. And then all of a sudden, and then you take it from there. Want to give it a try? Certo. Okay. Allora. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. And then we escaped through the digestive system, ship and all. Yeah, that's the way. Your story's not bad. But it's missing a few things. Find some other chums to help you Ok. fill in the gaps. I'll do that. Una è Elaine, me la ricordo che l'avevo vista a ciabatta. E l'altra sa che erano questi, possibile? No, non so fellow champ questi.
Elaine sicuro. Hi. Hi. Greetings, fellow chum. Guybrush! You've joined the chums! I'm glad. Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Sure. Well, let's hear what you got. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. And then we escaped. Through the digestive system. Ship and all. That's nice, Guybrush, but I think you've left out the most interesting part. What was it like inside the whale? What happened in there? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a try? Okay. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. A guy already inside thought I wanted to steal his girlfriend. Morgan Le Fay and I said we were married, so I'd seem unavailable. Which you were. Yes, I was. And then we escaped. Through the digestive system. Ship and all. I think you've got it. Well, I think this is really good for you. Ok. You should find some other chums to share your Qualche gift altro with. compare ce n'è uno che mi ricordo. Domanda. No, Come faccio a prendere? Come faccio a prendere? Gli do fuoco? Ah! Wow! E se gli faccio luce addosso no, Ah! That bird needs an attitude adjustment. In culo io pesce. Ah, Cioè pesce. Vai. Sentite male, stronzo. Ok, mo ma dai la foto. It's a torn painting. Bravo! Mangia stronzo. From a portrait of Elaine and me. Madonna mia. E devo far vedere sta foto a quello del carcere. Pensa che figura di merda. Allora, gli andava di cambiare il pesce. E non è una battuta. Fagli il farfallino, magari capisce. No, io proprio l'ho fatto cagare addosso. L'ho fatto prima. Allora, devo andare a riprendere il pesce che sta qua. Devo farmi sciacqua il pesce. Hello. O fo, questo fo, per pesce fe, che fe, de fe me fe, ca fambia farme fe lo fo. Ho questo pesce deve cambiarmelo. A new box of lump suckers. I'll put it on your tab. Thanks. Vedi se io ho parlato un farfallino. E m'ha pure capito. Questo abbiamo parlato, ok. Allora, adesso torniamo su Bermuda. Perché ogni tanto rimango come uno stronzo in mezzo all'acqua io? Allora, andiamo a Bermuda. E andiamo a vincere la gara su Bermuda. No, qui, no, qui.
Lascia sta sto imbecilloide. Questa è fatta? No. Allora, noi mettiamo il pesce qua. Poi è il suo io pepamo. That ought to give it some zip. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. And now, vai, ma abbiamo fregato. Commence. The scales are like Ma che cazzo, l'avevamo pepato. Ladies and gentlemen, the winner and still champion, Queen Odina. No, dai. Rifamolo perché c'è qualcosa che non è andato a buon fine. No, non è questo. Allora. That ought to give it some zip. No, che stronzo. Faccio così. E poi mi vado a ripiare. Sì, ma che coglioni. Poteva stare più vicino a sta pescheria? Se stiamo a debitare con sto cazzo di pesce. Hello. I know fish can't blend. I'd like to get a new box of lump suckers. I'll put it on your tab. Ma segna, segna. Quindi adesso dovrebbe starci ancora il pesce lì sopra, vero? No, si ridà questo. No, non ci sta, perfetto, allora. That ought to give it some zip. Ok, adesso quello è condito. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. And now, let the eating commence. Perfetto, ok, abbiamo vinto. Two bites? That's more than she ate, right? I can stop now? Yes, you can stop if you like. Ladies and gentlemen, your new champion of Heartedness with 2 bites to the Queen Swan is Mr. Threepwood. E così siamo diventati regina. Bermuda, Mr. Elaine Marnie, aka Guy Bruce Threepwood, Easy. has somehow successfully bested our beloved Queen Odina at all 3 of our traditional challenges. We are gathered to complete an orderly and peaceful transfer of power. Can we transfer the crown first? I got things to do. There are some Sì, esatto, è customary diventato vows. regina. Vows? Nobody mentioned any vowing. Will you faithfully uphold the honor and dignity of Bermuda in your every thought and deed? Sure. And will you promise to enforce and obey the laws of Bermuda? Of
Of course. Do you swear to defend and protect the people of Bermuda, sacrificing your own life or limbs if necessary? This is starting to sound like a trap. It's just standard contractual language. Okay, I guess I'm in. And will you gracefully accept all challenges to your heartiness, your seriousness, and your intelligence? No problem. Very well. Citizens of Bermuda. La nuova regina, Guybrush Threepwood. Congratulations. If you want my advice, give me the crown already. I hope you like spending all your time doing the 3 challenges, because that's basically what your job is now. I'm off to write my memoirs. Oh, as your queen, I've decided to abolish the monarchy in favor of total anarchy. That's why I've symbolically destroyed the crown. Why don't you all take a key? You get a key. And you get one. And you. Now, if you'll excuse me, I've got places to be. Fammi scappare meglio. Ah, andiamo nel frattempo. Meanwhile. Threepwood, alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crone on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy gold one. Do you want it? No. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Ok, andiamo da Stan perché Stan ci serve. E ci dobbiamo andare per 2 motivi. Il primo è che tocca parlare con questo fellow champ. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Allora, era il mio primo viaggio verso Monkey Island. La ciurma era inquieta. E poi all'improvviso la mia nave fu inghiottita da una balena. Un tizio che era lì dentro, che era già lì dentro, pensava che volessi rubargli la fidanzata. Morgan Le Fay e io dicemmo di essere sposati in modo che sembrasse indisponibile. E poi fuggimmo attraverso l'apparato digerente con tutta la nave. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish? Right, but if you are one, you'd say angler. I would? Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Va bene. Okay. Allora. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker Una of a whale. spezza esche di una luce di pesce se mai ne è esistita una. A guy already inside thought I wanted to steal his girlfriend. Sarà morto solo 1 miliardo di volte, tranquilli. Morgan Le Fay and I said we were married, so I'd seem unavailable. And then we escaped, through the digestive system, ship and all. Yeah,
That's the way. You almost sound like a real angler. Not a half-bad story. You know who you should talk to. There's a crazy old yardarm hanger. C'è un vecchio matto appeso a un pedone. Bob qualcosa, sì. Ok, ci manca solo lui. Thanks. Però prima dobbiamo fare due cose. What do you think of this picture of me and my extremely dear friend Stan together? We had it painted at our local Muskrat Club meeting. Club del topo muschiato. All right, you can go in and see him, but no escapes. I wouldn't dream of it. You don't want to be right there when I open the gate. Go stand next to his stump. No. All clear. You know where Stan is? He's in the back corner. You know Stan? Keep on walking. You'll find him. Voglio parlare con tutti. Seen Stan? Keep on walking, you'll find him. Loud guy, big hat. Keep on walking. You'll find him. Loud guy, big hat. Keep on walking. You'll find him. Nessuno mi manda a Loud fanculo? guy, big hat. Way in the back. Loud guy, big hat. Keep on walking, you'll find him. Oh, let's vedere il mouse. No. Seen Stan? He's in the back corner. Seen Stan? Way in the back. You know where Stan is? He's in the back corner. You know Stan? Keep on walking. You'll find him. Seen Stan? Just past the tunnel. Seen Stan? Just past the tunnel. You know Stan? Just past the tunnel. Voglio parlare con tutti. Seen Stan? Keep on walking, you'll find him. Che tutti dicono le stesse cose, però voglio dire a tutti. Keep on walking. You'll find him. You know where Stan is? He's in the back corner. Looks like they have room for one more prisoner. You know where Stan is? Behind you. You know where Stan is? Just ahead. It looks like a secret escape tunnel. Amico mio. Hey, Stan. Hi there, son. Nice to see you. What are you in for? Nothing. I came to see you. Always a good idea, son. When you need something, come see Stan. And you've picked a good time because I have seen the future. I want you to consider these two words. Ice. Sculpture. Separately, they're exciting. Strength. Elegance. Transparent. Stan? I don't think so. Don't wait too long. They're selling like hotcakes. Sa bene statue di ghiaccio questo. Did you know there's an escape tunnel over there? Oh no, son, I can't escape. Wouldn't be wise. I'm only in for a month after all. Got a copy of the judge's order right here. Per lo sfortunato per lo sfortunatamente ridicolo periodo di un mese. Yeah, I sure did get off light. Lucky for me they never caught on to my pyramid scheme or I'd probably Dehend be doing 10 arrestato, years. probabile. O schema piramidale. Tell me more about that pyramid scheme you mentioned. Honestly, I don't know why the law makes such a big deal about it. It's just creative money management. Easy if you know what to do with the figures. I've got this accountant, Ned Filigree. He's a genius with that stuff. If they ever saw his records, well, let's just say the first thing I'm doing when I get out is go burn all that paperwork. My hunt for the secret of Monkey Island is going great. Good for you, kid. Closing time comes too soon for us all. You gotta try all the snacks you can before it does. This place sure is quiet. That's what productivity sounds like. Are you sure you don't want me to break you out? Like I said, I'll be out in a month anyway. I can handle the shackles until then.
I think I'll poke around a little. Allora, You enjoy yourself, son. a noi ci serve adesso Elaine and I could use some marketing advice. qualche The consiglio di Murray Foundation is trying marketing. to combat scurvy by distributing limes, but no one's willing to take them. I feel your pain, son. I had a similar problem selling life preservers in the farming community. Sometimes people don't know what they want even when they want it. You got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. Lo scorbuto, noto anche come ipoascorbemia, è una malattia che ha come sintomi la debolezza, la stanchezza e l'indolenzimento degli arti, che poi evolve in emorragia delle mucose, malattie gengivali, ritardo nella guarigione delle ferite e infine morte. La ricerca scientifica indica che lo scorbuto potrebbe essere dovuto alla deficienza di acido ascorbico, che gioca un ruolo fondamentale nella sintesi del collagene. Il trattamento raccomandato è quello di integrare i livelli di questo nutriente essenziale tramite il consumo di lime. Si prega di seguire le indicazioni raccomandate per la vostra sicurezza. Inoltre, i cittadini dovrebbero essere consapevoli del fatto che l'ipoascorbemia, essendo un problema alimentare, non è trasmissibile da individuo malato ad altre persone e neppure esiste alcuna possibilità di contaminazione degli I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this se black. riusciresti a vendere dell'acqua a un pesce. It's got facts in Sembri un it. dottore, è vero? That? Scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Devo incontrarmi Just con tell me lei. what to do and I'll tell her. No, that won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny. E un irrito non è un irrito se non viene fuori dalla bocca di un cavallo. Beh, c'ha senso. But you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I'll let her know. Ok, allora quello che a noi adesso serve è far aumentare la pena di Stan, se non ricordo male. E in tutto ciò Here, Stan. I think this is your toothbrush. Sweet gingerbread cake, that's old Bessie, all right. I'm much obliged. Hey, Stan. Howdy, son. dentista samaritano, hai portato a Stan il suo spazzolino. I think I'll poke around. Ok, quindi Enjoy yourself, son. allora vado a parlare con Bob. Vado a parlare col commercialista che si cagherà a mano. Allora, andiamo a parlare con Bob. Regola 92, dissesi Daniele. La battaglia con Serino reincarnato era stata tosta. Daniele capì che la sua missione era mimetizzarsi. Decise di diventare un dottore aprendo una clinica chiamata The Long Snake Clinic. The Long Snake Motion Clinic, per sfuggire alle griffe delle redazioni videoludiche e prepararsi meglio per la battaglia finale. Beh, ci sta. Allora, parliamo con Bob. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. A guy already inside thought I wanted to steal his Diamine, io voglio un gioco stile God of War con te che uccidi distruggendo tutto che c'è. A farlo, a farlo, a saper programmare. And then we escaped through the digestive system, ship and all. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish, glistening like liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a try? Okay.
It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. A guy already inside thought I wanted to steal his girlfriend. Morgan Le Fay and I said we were married, so I'd seem unavailable. And then we escaped, through the digestive system, ship and all. Dazzling. You weave a story Okay. like a wicker placemat with a mosaic of coffee stains. Is that good? Tightly woven and useful. The coffee stains give it character. You should tell a story at the Cod's Wallop. Pescheria Scampi del Gombi. Andiamo. E diventiamo un fellow chum. Hello. I think I'll browse today's catch. You'll find Salute. none better. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? And don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. A guy already inside thought I wanted to steal his girlfriend. Morgan Le Fay and I said we were married, so I'd seem unavailable. And then we escaped, through the digestive system, ship and all. That's a fine story, but it doesn't sound like a tale told by an angler, truth be told. Dobbiamo cambiare qualcosa allora. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have Allora. you a story to share? And don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. I had just broken through a blockade as thick and deadly as the crab biscuit the scum bar. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. That was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn. I hereby declare you to be a chum grand master. Congratulations. Wow, thank you. That's a great honor. Un gran maestro, compari d'alto rango. Ok, mi date sta bandiera, mo? Is it alright if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum of the highest order. Seriously? Ma scherziamo? Intermezzo. Oh, che palle. Be sure to treat it nice. Quindi non fate più buchi di quanti non ne abbia già. C'è un motivo se ho due bandiere. That's two flags. I can see parts of the map through the holes. Maybe I need more flags.
Sì, me ne serve un'altra. E l'altra, se non ricordo male, ce l'ha sempre. It was a priceless cultural artifact handed down to the generations. Aia, pure questa è andata a lamentarsi con Elaine, Even out of the building. To say nothing of the government, which is now in complete turmoil, he officially declared anarchy. Is it really anarchy if you officially declare it? Apparently the answer is yes. I'm very sorry for your losses. Judge Plank said he had a wild look, like something was trying to push its way out of his head through his eyes. Sane people don't look like that. I sani di mente non hanno quell'aspetto. Bene. Ci hanno detto che siamo matti. Allora. Andiamo un po' a vedere una cosa, no? Fa una cosa, va. Ah, yeah. I'm not even mortal and I'm feeling... Hold it! Are you sure you weren't followed? We're safe. No one is ever 100% Ok, a questo gli facciamo paura così. He's locked away for a long time. I think you might be interested in this judicial order in the case against Stan S. Stanman. Ah, what's this? Only a month? Oh no! Take these records! Get them to the courthouse on Bermuda! They'll know what to do with them. It's very damaging stuff. Oh, Stan will get perfetto. 10 years at a minimum. E a noi è questo che ci serviva. Myself, but I've got to pack for witness protection. Oh goodness! Can I have the picture? Not now, I'm packing. Can I have the picture? Not now, I'm packing. Oh, andiamo a far prendere 12 anni a Stan, va. Povero Stan. Allora, il tribunale sta qua. It's a sculpture, È una scultura del sottoscritto. La mia mascella non è mai stata così scolpita. Your Honor, I submit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish vis-a-vis customs documents that your name is actually Mr. Elaine Marley, aka Guybrush Threepwood. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. Court is adjourned. Quindi per questo mi serve la foto. Perché prendendo la foto attacco la foto di Ned insieme a quella di Stan. Perfetto, sei andato. Quindi io facendo così faccio vedere che Stan è amico di Ned. Your Honor, I resubmit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A. Madonna, ma che azioni manco un gioco di spionaggio, vero? The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. I can swear like a sailor, if that helps. Order! Order in the court! Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. Can Your Honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, Section H, subsection G, parenthesis E. I see. And Section U, parenthesis E, parenthesis II, subsection A, parenthesis B.
Okay. End section S parenthesis T parenthesis Mannaggia a me quando io ho chiesto. I withdraw the question. Counsel for the aggrieved withdraws the damning exhibit, but reserves the right to resubmit at a later date. Court is adjourned. Order! Order in the court! I will have order! Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. There is a lot of junk in here, but I think I see the evidence that will lock Stan up for a long, long time. No, ho sbagliato. Order! Order in the court! I will have order! Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Come faccio? Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure, but a month was all I could give him. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. He once sold me a leaky ship. Does that count? The court rules not admissible, given the statute of limitations is up. Court is adjourned. Allora, mi serve una direzione che non ho. Facciamo così, va. Che non mi ricordo. Ok. L'ho vista la ricerca di Stan. A bacca cava. Your Honor, I submit these highly prejudicial and incriminating financial documents as No Exhibit abrirla. A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Can Your Honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, Section 8, No, io ho subsection detto. G, parenthesis E. I see. N, Section U, parenthesis E, parenthesis I, subsection A, parenthesis B. Okay. N, Section S, parenthesis E, basta. parenthesis F, subsection U. I withdraw the question. Counsel for the aggrieved withdraws the damning exhibit. Court is adjourned. Order! Order in the court! The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence. Porca vacca. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. I'm no expert, but this stuff looks as crooked as my Uncle Elmo's teeth. This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath and penalty of incarceration that you are Ned mia. and the documents you are submitting are true and legal? Come no? Damn straight. Order! Order in the court! There will be no more outbursts of profanity in this courtroom. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years Mo deve of hard scappare per labor forza. in the ice quarry with no chance of parole.
Please retain this legally binding documents for your records. Per il lungo e deliziosamente appropriato periodo di 10 anni. Andiamo a far cagare sotto Stan, va. Stan, amico mio. Stanarino. Allora, ha detto Stanarino. Stanarino è un riferimento a Thimbleweed Park, ragazzi. È un riferimento a Thimbleweed Park. Questa è una delle prime cose che non è uscita nelle recensioni, in molte delle recensioni fatte dalla autorevole stampa specializzata di settore. E questa è la prima cosa che ho notato, che non hanno notato però chi ha fatto le recensioni di Return to Monkey Island. Non ha notato che quando lui chiama Stanarino Stan, si riferisce a Thimbleweed Park, che lo sceriffo tende a mettere Arino su molte frasi, tende a terminare le frasi con Arino. Poi c'è c'è un personaggio che tende a finire le frasi in questo modo. Prima cosa che è sfuggita alla stampa specializzata di settore. Adesso facciamo cagare in mano Stan. I have some disturbing news about your sentence. 10 years? Oh no, I can do a month standing on my head, but not 10 years. You gotta get me out of here. Consider it done. Guarda qua. Cagati addosso, bravo. It's the secret tunnel to the ice quarry. Scusa, ma Stan sta con noi? O abbiamo lasciato là? Fatemi capire. Hey, Stan. Hey, Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do 10 years. Ok. Come gliele tagliamo quelle? No. Nel modo più semplice possibile, con le chiavi. I can read the serial number. I'll copy it down. Oh, andiamo a far fare le chiavi del Todos. Guarda che palle però il via vai, l'andi rivieni. Hi there. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. A shackle key, eh? Special extreme cold hardened version. They don't even make these shackles anymore. I guess you've had them a while? Oh, yeah, they've been in my family for generations. Ok. Fare tante cose, tengo a precisare una cosetta veloce. Allora, sul sito www.latanadenerd.it c'è la mia recensione su Return to Monkey Island. Io l'ho giocato e finito una sola volta per fare la recensione. Tante cose le ricordo perché erano enigmi talmente semplici che me li ricordo benissimo. In alcuni casi no, e come avete visto ho usato il libro degli enigmi per risvegliare un po' la memoria. Però è molto facile, ragazzi. Hey, Stan. No, non è questa. Ah, freedom. Now let's get out of here before they come by to refrost the shackles. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the lines. Ok.
I'm so glad you could come, Mr. Stanman. Always happy to help out a fellow entrepreneur in a non-competing industry. We'll start with branding. Lime is the residue in a bathtub. It's thin, it's unappealing. Saying it out loud sounds like whining. We need something with sizzle, with edge, like razor bombs or sour bombs or something. I see what you mean. Guybrush, you were once a young man with adrenaline issues. What do you think? Dai retta, va. Death globes. I like it, I like it. You've got a future, son. Your promo flyer has also got to go. Now let me just show you what I'm thinking. We want snake oil, crystal vibrations. The more miraculous and improbable it sounds, the better. I'm not sure I'm comfortable with lying. And we won't put it into words. We'll use a picture. Pictures don't lie, they imply. Guybrush, if death globes could do anything in the world for you, what would you want it to be? Find the secret of Monkey Island? Guybrush! That's good, but I'm thinking more along the lines of a superpower. Irresistible charm? You've already got that. Quello lo è già. Sto cambiando idea sullo stile grafico molto bellino. Ma di Monkey Island? Adesso è venuto Monkey Island? Don't need to. It's just a short, punchy slogan that sounds like you're supposed to do something right now. Plunder the main. Good. That'll have some appeal for the pirating demographic. Allora, per quanto riguarda lo stile grafico, quando è uscito il gioco ho avuto modo di notare che alcuni hanno paragonato, ahimè, Return to Monkey Island allo stile grafico dei primi Monkey Island. Il problema è che si riferivano alle Special Edition, che ovviamente non sono i primi Monkey Island, ma le versioni rimasterizzate di Monkey Island. Quindi anche qui c'è stato un po' una scalzatura nei dettagli che giravano intorno a Return to Monkey Island, anche perché quando si parla di Monkey Island non bisogna pensare alla grafica, ma bisogna pensare alla trama, perché Monkey Island è un'avventura che fa divertire, che immerge in un mondo, un universo fatto di pirati, di avventure, di ironia. E ammetto che Return to Monkey Island li canna tutti, perché come avete visto fino ad ora il gioco non porta nulla di sostanzialmente nuovo, ma va a pesca qui e lì fra il primo e il secondo capitolo della serie, e questa è una cosa che a me ha un po' deluso, devo essere sincero. Ma aspettavo qualcosa di nuovo, invece sembra più ripeto, è come se in questo Return to Monkey Island Ron Gilbert si sia dato le pacchette sulle spalle da solo, dicendo: bravo, facciamo Return to Monkey Island, che è un'avventura ispirata ai primi due Monkey Island. Facciamo questa opera ispirata ai primi due Monkey Island, ma fondamentalmente non aggiunge nulla, realmente nulla di nuovo in quella che è, in quello che abbiamo visto fra il primo e il secondo Monkey Island. Anche se io reputo il secondo quello più bello di tutta la serie, per me è Monkey Island 2, devo essere sincero, ma aspettavo forse qualcosina in più. Ecco, diciamo che va a definire i contorni. Elaine che si è sposata con Guybrush, quindi ha lasciato il ruolo da governatrice. La governatrice di Mele Island è diventata Carla. I tre pirati, non so più i tre pirati delle prove, quelli di prima, quelli si sono messi a fare i pescivendoli e ci sono altri tre pirati al posto loro. Diciamo che Return to Monkey Island come titolo c'è, perché è un ritorno alle origini, un ritorno dopo tanti anni a quello che era Monkey Island il primo, quindi l'ambientazione del primo Monkey Island, ma sostanzialmente non è quel terzo capitolo che ha voluto pubblicizzare Ron Gilbert. Mi sarà tutte palle putesche la trama di Monkey Island. No, qui purtroppo ci ha aggrabbato, devo essere sincero. Questa è stata più un'opera money grabber,
Tipo, siccome so che Monkey Island non esce da tanti anni, Monkey Island l'ho fatto io e non l'ho più fatto io, ne faccio uscire uno io, perché io sono il creatore di Monkey Island, quindi se io dico che esce un Monkey Island fatto da me, sicuro lo vendo. E effettivamente l'ha venduto, cioè devo essere sincero, tanta gente è corsa ad acquistarlo, l'ha giocato grazie al Game Pass, però il problema è che non è come, cioè non è esattamente quello che ci aveva pubblicizzato. Comunque vediamo il volantino nuovo: globi della morte, saccheggia Caraibi, previene la calvizia, riduce il grasso corporeo, potrebbe curare anche lo scorbuto. Wow! Show people this and they'll be begging for your product. Name your price. Firstborn, anything. Actually, we'll be giving them away. Alla fine i soldi, This is a forse public sta health andando in initiative. bancarotta, la stiamo calando e sta di nuovo i soldi. You don't give away the prize bull just because people need Probabile. bulls, if you follow me. I'm definitely sensing some bull here. If you follow me. Well, it's about time to close anyway. E poi io lo ricordo sempre, lì dietro, Don't follow me. esattamente sotto al contatore di iscritti YouTube, c'è la Monkey Island Anthology Edition, uscita su Limited, venduta da Limited Run Games, e parlo di circa 3 anni fa se non ricordo male, pagata la bellezza di 180 euro, mi sembra 170, e ha tutti i capitoli con la statuetta di Kyber Stripwood, con una chiavetta con all'interno tutti i giochi. Cioè ragazzi, è un piccolo tesoro, e andate a vedere a quanto viene venduta allo stato attuale ad oggi la Monster Hunter Anthology della Limited Run Games online. Ovviamente c'è un particolare: per chi si aspetta che potrebbe essere ristampato, perché uno dice ok, il valore è alto perché sono state prodotte solo, mi sembra, 5 o 6 mila copie, se non ricordo male, 5 o 6 mila copie in tutto il mondo, poi non è stato più prodotto. Chi pensa che potrebbe esserci un'opera di riproponimento, quindi rifacimento, come è stato per tante collector che poi le hanno rifatte a distanza di tempo, questa è una piccola particolarità. Il terzo e il quarto capitolo, i titoli sono invertiti. Che vuol dire? Primo, secondo, quarto, terzo e quinto. Ok? Sono invertiti, c'è stato un errore di stampa. Questo fa sì che quella limited edition, quella Monkey Island Anthology Edition, valga ancora di più nel caso ci fosse una ristampa, perché nella ristampa correggerebbero quel problema. Quindi magari fanno uscire una ristampa della Monkey Island Anthology, perché quelle prime copie uscite sono sbagliate, quindi avrebbero una seconda ristampa di quella Anthology Edition, non farebbe altro che dare ancora più valore alla prima ristampa. Quindi magari uscisse. Piccola parentesi da nerd, perché ragazzi, perché chiamo il canale La Tana dei Nerd secondo voi? Perché mi va di cazzate? Allora, quindi andiamo da questi qui e gli ciuliamo la bandiera. No, questa mai non gliela fammi vedere, fammi vedere quest'altra. I have some exciting scurvy news for you. Read this. Death globes, a new amazing miracle fruit. Regrows hair, removes belly fat. Ho ho! Also cures scurvy. Fantastic! Have you got any of these miracle Certo che ce l'ho. Sure thing. Right here. These little green guys. You're sure there's no science in them? Check the flyer. You won't find a whiff of science. We're saved! Qua cazzate non si dicono. Al massimo, beh certo, è ovvio, al massimo le facciamo. Perfetto, abbiamo l'ultima bandiera. Oddio, però mi sa che c'è un'altra. It's seen better days. La vediamo, The No. holes of the 3 flags line up and show one exact location. I'll mark it with an X. Oh, e andiamo là. Someday. It's chained to my ship. Watch out below. Ok, vediamo che c'è. Perché 4 minuti di respiro? Che c'è?
Cambiamo di meno adesso? Ah, ok. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now or I won't be able to hold my breath Ok, long so enough to perché. return to the surface. Ho idea del perché. We shouldn't linger too long, given the number of leaks this. Gross. Looks like day old Ci serve avocado qualcosa soup. che ci faccia lottare. Limey. You can smell the ascorbic acid. Oh, what a great patch of ocean this is. So full of nothing. Allora, ci serve qualcosa che ci faccia lottare come matti. Limey. You can smell the ascorbic acid. Are we having fun yet? Allora. Non... In realtà non me lo ricordo. Perché a noi serve prendere questo. Hey, how about a burping contest? Always! Winner keeps the blowfish. Il bello è che questo dalla bocca, questo lo soffia dalla bocca e noi, se vediamo l'occhio del pesce davanti, vuol dire che stiamo a gonfiare dal culo, raga. Aye, well done. I hereby declare this a draw. Allora, vediamo un po' se c'era il distributore dei grog. Mi serve qualcosa da bere. Chi ce lo può dare? What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palate. Frizzante. Not done with my drink. Ok, ecco perché. Hello. That was refreshing. Hey, how about a burping contest? Always! Winner keeps the blowfish. Bello che noi lo soffiamo dal culo e poi lo pesce palla. Intanto quello giallo più sempre si avvicina alla porta. No, ecco il pesce palla. I hereby declare you the winner. The blowfish is yours. Gli stiamo a soffiare dentro il buco del culo a quel povero pesce palla, voglio dire. Non è che è contento di venire via con noi. Che allora gli stiamo a fare delle pedette. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now or I won't be able to hold my breath long enough to Che return to the cazzo, surface. davvero? Che pesce palla là? Magari abbiamo liberato, fammi capire. La facciamo così. Lo usiamo prima? We're over here. Povero pesce palla. This
This is really deep. Ma I've already dai! been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath. Ma c'è il long pesce enough to palla return to the gonfio! surface. Siamo andati al culo del pesce My lungs palla. are full of delicious air again. Pesce palla che si svegliò la mattina contento non sapendo che ben presto un tizio biondo l'avrebbe gonfiato dal culo. In effetti sì. Vediamo se non fa la fine del pesce palla però. Looks like I've tracked you down. Really far down, actually. Looks like I've tracked you down. Really far down, actually. Greetings, fellow chum. I have a story for you. I had just broken through a blockade as thick and deadly as the crab biscuit the scumbar. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny, skin tattooed by 100 harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. Ooh, it's beautiful. Il cane, c'ha la polena a forma di cane. Ecco, c'aveva la polena a forma di cane. It's not my fault. They shouldn't have stuck the key in there so hard. I'm not superstitious, but I've seen one too many angry ghosts. Quello che toccamo lo distruggeremo. Meanwhile. E quindi il mozzo dice il mocio o il secchio. In questo momento dovrei fare ben altro. Perché quell'incantesimo ci impiega tanto. Rilassati, rilassa quello che fa. Come diceva sempre mia madre, per fare una buona pizza ci vuole tempo. Che idiozia. Stai insultando me o mia madre? Esatto. Questo sì che è interessante. E si fucilano. Allora, abbiamo la chiave. Un'altra chiave dorata. Ora ne abbiamo due. La terza c'ha la vecchia, perché la vecchia ce n'aveva una e noi se ne fammo fatte due. Vecchia, c'ho due chiavi, merda. Hi. Hey, boy. Got a warning for you. A warning? You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me La mia up. stessa fantasma piccola e tacchiata è Iron Rose. No. Any idea where she might have taken it? Don't know. Can't afford to care. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out too. Thanks for the warning. I've got 2 golden keys. Good for you. But you be careful. See you around, Whitey. Most likely. Mi viene in mente un posto. Vediamo se sto gioco è così folle. Mi viene in mente un posto. Vediamo se è così folle sto gioco. Unexpected, but welcome. Ecco perché all'inizio del gioco davo sempre il margine a questa, perché mi ricordavo che doveva cagare qualcosa. I wonder what it's made out of.
Caca bella del zio, caca, caca. Caca, caca bella del zio, dai, fa sta chiavetta, va. This must be Whitey's stolen key. Ok, ne abbiamo 3, sono 5 se non ricordo male. Questi sono giochi intelligenti, fa cagare le galline. Devo comprarmi il mouse solo per tenerlo sul PC da streaming. Ma in realtà l'abbiamo fatto tutto, quindi adesso andiamo a vedere di usare le chiavi con il baule e vediamo che succede. I need a lot of keys to open that. Ow! What was that? Someone could be messing with the safe back on Melee. One of us should go check it out. I'll go. I'm itching for something constructive to do. I'm coming too. Someone needs to keep an eye on you. It's always nice to work as a team. Someone defaced Elaine's scurvy flyer. The problem with this statue is it's not a statue. Allora, of ora Elaine, che dovevamo the fare? best Non mi ever ricordo. Ma se le chiavi ce l'ho. Ma queste due ce l'ho. Scusa. L'anziano della chiave era questa. Hi there. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you Una have ce l'ha to make lei, a si pun, vede. at least make a good one. Hello again. Would your mother perhaps have been known as Old Mrs. Smith? Whitey Bones said something about an old Mrs. Smith. Well, I didn't call her that. But I suppose some people did. Mainly when she was older. Did your mother find any of those golden keys she was looking for? One. She left it to me in her will. I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the Il court. When tribunale, they che came out of probate, palle. I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. No. Well, this is an unexpected wrinkle. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Allora, andiamo un po' al tribunale, vediamo se... Andiamo a vedere al tribunale se sono lasciati qualcosa. Io qua ancora non ci sono mandato in realtà. Che palle quando mi fermo in mezzo al mare. Madonna santa, sento l'ucciso dello zombie del gioco, in giro stava il mio cane tutto spettinato appena sveglio che sbadigliava. E il mio fortuna sta a dormire ancora. Andiamo al tribunale perché voglio vedere se ci danno qualcosa. Tipo non so, il codice almeno per i fabbri di Alla. I submit these official-looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court. Upon review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have Non not sono been stati destroyed. distrutti, che culo! Except for the fancy box that Brad from accounting took. The legality of the aforementioned document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of said items. La chiave più facile del mondo. But thanks for the key. Order in the Ma andavi di là per una incidentata, sì. Vabbè, ma ho capito, ma così è... Dai, così fatite però.
Cioè, non me lo ricordavo così facile. Ok, l'ultima, vediamo un po' che era. The Terror Island, ok. Did I ask you to give the prisoner a drink of water? No, Captain, you did not. I was acting on my own initiative. When I want initiative, I'll ask for it. Of course, sir. I need you to be a team player. And right now, the team is focused on one thing. The secret. Yes, sir. What is it? Out with it! Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This'll be the last time I bring it up. Yes, it will be. Ok, Terror Island. Leggi il cartello. Death waits for all La morte attende chiunque entri. Io tornerei indietro se fossi in te. No. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. This place gives me that lonely feeling. I'm sure I'm a more skilled survivor. Just a dead end. Sounds a little creepy. For a dead tree, it's a little too lively. It's like a slow crashing wave of spores. In all the worst places, there are mushrooms. It's like a slow crashing wave of spores. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't... Looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't... There's no such thing as a man-eating mushroom, right? It's locked. I think the lock must be under that sign. Ok, tocca levare il cartello prima. XYZZY. No, che cazzo sto a fare? I'm not walking any farther. It's way too dark. Okay, it's lit. It says, warning, you are about to enter a maze of... Allora, questi simboli. Looks like someone forgot to pick up their trash.
Allora, ogni volta che il sole e la luna sorgono sull'oceano mi ricordano di te, due sfere che innalzano al cielo, infatti riflette lui con la penna fra le mani, quindi proviamo ad andare a seguire questo simbolo. Quindi questo simbolo... Ah no, ok, adesso mi ricordo. Dobbiamo prendere tutti i biglietti e metterli in ordine. Ok, dovrebbe essere finito. Quindi allora, con le fresche notti, l'ultima notte d'estate, la primavera arriva di colpo. Allora tocca ordinarlo. Allora, la primavera arriva di colpo, quindi la primavera estate, quindi primavera e estate a posto, autunno, primavera e estate, l'unici sostitue. Allora, il ritorno della primavera, quindi ogni volta ok, allora forse c'è, dobbiamo uscire. Come faccio a uscire? Me ne vorrei andare, per andarmene dovevo usare questo. Ok, allora Wow, neat. It's magic. io non ci sto capendo niente, no, io qualcosa me lo ricordo e questo era abbastanza difficile però. Allora tocca mettere in ordine. Allora, ogni volta che il sole una sua cosa, ok, nel cielo d'inverno, quindi questo è l'inverno, quindi è primavera, estate, autunno, inverno. Ora il ritorno della primavera, quindi euro, doppio euro. C'è il doppio euro? No, quindi non inizia da là, o qua, inizia uno di questi due, quindi inizia con questo. Non è vero l'occhio? No, non è un occhio, è questo qua, quindi lui inizia da la primavera arrivò di colpo, quindi la prima è la primavera, poi il secondo, quindi questo è fatto primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, eccolo qua, l'occhio dovrebbe essere, quindi dovrebbe esserci l'occhio, perfetto, estate, autunno, quindi questo e questo abbiamo fatto, autunno, notti di autunno, eccolo qua, autunno è quel coso lì strano che è questo, e inverno, eccolo qua, l'inverno è quel coso là che è questo, e poi per ultimo abbiamo quello sotto, il ritorno della primavera, quindi questo fatto a X, questo qua. Oh madonna quanto sono forte. The pit of agony lies ahead. That's promising. It looks really deep. It looks okay. Here goes. Immagino una storia narrata, una storia matura, magari tu sei un killer col gavione scritto da Gilbert. Adesso che cazzo uso? Che uso? Ah, ok. So quello che fare. That was a close one.
Sarebbe figo, ma è difficile perché penso che Ron Gilbert abbia fatto... Sai che cosa c'è da Ron Gilbert però? Thimbleweed Park. Thimbleweed Park è un'avventura stile Twin Peaks con un pizzico di ironia, però molto molto carina, che c'è un omicidio e tu devi scoprire chi è il killer, chi è stato il killer, seguendo la storia dei diversi personaggi. E Thimbleweed Park, che c'ho la collector anche di esso lì dietro. Allora, dovevo andare a suonare le ciacche perché lo so perché. Mi è venuto in mente di provare una cosa. Sì, sempre le cose, è vero? I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire. Ok, il fuoco demoniaco non si spenge, infatti. Madonna come so potente con sti giochi. So proprio forte, so. It says warning. Diversi passaggi tortuosi più tardi. Siamo tornati qui e possiamo tuffarci, tanto non si spenge la fiamma. I don't think I'll get too close. It probably tastes delicious. It says warning. It's a long way. Prima volta perché non fare il tuo cerchino interagendo insieme al canale di cercare di farti beccare, magari controllando omicidi, magari facendo il colpare un'altra persona. Guarda, non me ne sbagliamo, ma c'era un'avventura grafica, mi sa, di tantissimi anni fa, che eri il killer. Che eri un killer. Louis for a Corpse, mi pare che si chiamava. Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Not that I'm aware of. Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming Madonna, is very Mr. Gamberoni. Try Oddio, it. chi è Mr. Gamberoni? Whew, you're right. Yeah, that feels good. How does a person get out of this place? Typically, you don't. Can I get you anything? Out would be nice. It's a golden key. No touching. That's a golden key. Maybe it's mine. You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and then I'll let you have the key. How do I know I can trust you? I don't know. How Il do I know I tizio che can ti trust parla, you? Herman Tutrut. I don't know. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key.
Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Just give me the key already. Now! Give me the key! Stava a menambetto, stava a menà. Oops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. That's the last key. Voodoo shop, here I come. Madonna, la UFC è vero? Wanna hear a quote? Vabbè, è semplice. XYZZ. Ecco come esco da qua. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? Tutto. Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Quando si dice bottoni. Perfetto, abbiamo anche finito. Abbiamo anche quest'ultima chiave. Quindi possiamo andare a aprire il forziere. Right? In realtà però ho sempre trovato Return to Monkey Island già dall'inizio fin troppo facile, perché alcuni passaggi non me li ricordavo per nulla, talmente erano semplici che, come vedete, Threepwood has all the keys? That's right, Captain. Just recovered the last one. Prepare to set sail for Melee Island immediately. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can't say the same for you, however. Aw, you're betraying me? I'm the one who does that. But I do respect talent in other people. Vabbè, non puoi competere con le ciacche, dai, vabbè, ma... Baule, arriviamo. The moment of truth is at hand. Ma ce abbiamo 4, non 5. Ah, perché una ce l'avevo messa. Mo' stacco la live. Mo' stacco la live. Ragazzi, rullo di tamburi. Baule col segreto di Monkey Island. Che è Pulp Fiction. Wow. It's cheesier than I imagined, but still beautiful. Un baule col dentro il tesoro. Oh. Un'altra serratura. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Well, there's no serial number. Maybe I can break it open. Non proprio così che si forza. Un forziere dentro un altro forziere. Ma guarda come sta usando la roba questo. Ah, mo sì, non credo che funzioni. This is not a problem. I choose to see it as a puzzle. Oh. Oh cazzo. LeChuck, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends Dai, duello di spada con gli insulti, vi prego. Vi prego. Usiamo gli vecchi insulti. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again. I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end.
You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a Ho dent. provato tutto probabilmente per un minuto intero. Be revealed in a ceremonial chamber located Ah, deep bene, within the perfetto. bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me, and count to 100 before you leave the building. One, 2, 3, 4, 5, 100. Guybrush! Whiteybones said she saw you come in. Are you Mica all right? tanto. No, I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. Un po' lunghina sta parte però, devo dire, That did seem like a better way to get here than making the potion. I'll definitely have to take notes next time. Yes, I just hope it turns out to be worth all the effort. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading Quello up tutto to il it. casino che ho Not to fatto in mention the precedenza, trail of ecco, destruction la you've scia di left in your distruzione wake. che ti sei lasciato alle spalle. Oh, nonsense. Sciocchezze, Give me 12 fammi 12 esempi. If you had to challenge me, you should have gone for a larger number. Se intendevi sfidarmi dovevi scegliere un numero maggiore. Exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy Ha distrutto un priceless inestimabile traditional artifact artefatto and the government of the tradizionale. entire island in 5 minutes flat. That's quite impressive, even for you. It took way more than 5 minutes. Ben più di I had to 5 win a bunch of minuti. contests first. Yes, Odina told me your joke. Uncomfortable under the arms. Quite funny. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. It wasn't poison. It was just hot pepper. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. Ho dovuto convincerla a non farti causa. Appreciate that. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. How many is that now? 4? Did you know the Museum of Pirate Il museo della Lore tradizione tedesca è chiuso. Don't say. 2 of its prize exhibits Due went a chissà missing. perché. Curiously, there was only one name in the guest book. I used a pseudonym. How did you know it was me? Mighty Pirate. Temi bile pirata. Doesn't everyone use that one? Herman Toothrot is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. He was already in the dark cave when I found him. So, to be fair, no net impact overall. Except for the key. True, but he wasn't really using it. Well, you'll be Che happy to know he made spettacolo. it out. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? Riches. Life-changing riches. Beyond all reason or comprehension. Well, be careful what you wish for. Ok. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? I remember them. Full of lava and tiny ledges. It's a good thing you're wearing your adventure boots. Hope you also brought your adventure sword. Che coglioni. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Allora, per quest'oggi io sono infame e ve la salvo qua.
Sono infame e ve la salvo qua. La fine del segreto di Monkey Island, anzi la fine di The Return of Monkey Island ce la vedremo domani, ma è credo un'oretta e mezza dovrebbe essere finito. Detto questo, ragazzi, non mancate domani sera per il finale epico di The Return of Monkey Island, dove finalmente vedremo come finisce l'epica saga di Monkey Island immaginata dall'ideatore Ron Gilbert. Detto questo, devo dire che finiamo anche alla grande, perché domani è l'11 e dopodomani ci sarà Monster Hunter Rise su Game Pass. Quindi ragazzi, al volo per cambiare poi il gioco e darci a Monster Hunter Rise. Noi ci vediamo domani sera. Grazie di All'Aries per essere stato qui con noi, grazie a coloro che sono passati. Ho visto un po' un 3, 4, 5 spettatori, ogni tanto qualcuno passava. Detto questo vi saluto, non dimenticate di seguirmi sul canale YouTube La Tana dei Nerd, sul sito ufficiale www.latanadeinerd, sulla nostra pagina Facebook La Tana dei Nerd e perché no anche su Discord, perché abbiamo un canale Discord. Detto questo vi saluto, ciao ragazzi e buon gioco. Ciao gamer, sei stufo di perdere tutti i game laggando come lo schifo, un po' come succede a me in queste situazioni? Raga, non riesco a tirare